Partiamo subito con uncinetto 4,5 e vado a fare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4 catenelle. Entro nella prima e faccio una maglia bassissima. Dopodiché 2 catenelle, entro nel cerchietto che ho creato, mi porto dietro anche il codino di avviamento così lo fisso mentre lavoro e faccio una maglia alta. Dopodiché un'altra maglia alta, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nel cerchiolino che ho fatto all'inizio. Ancora 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte all'interno del cerchio. A questo punto faccio 2 catenelle, giro il lavoro, carico il filo, entro nell'angolo della riga precedente, faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. A questo punto faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Carico il filo, entro nell'angolino del giro precedente e di nuovo 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. A questo punto questa parte qua la lasciamo perdere e ricomincio con 2 catenelle, scusate, giro il lavoro, carico il filo, entro nell'angolo del giro precedente e faccio 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. A questo punto faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entro nell'arco grande di 5 catenelle fatto nel giro prima e faccio una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, carico il filo, entro nell'angolino del giro precedente e faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Di nuovo questa parte la lasciamo perdere e faccio 2 catenelle, giro il lavoro, entro dentro l'angolino, 3 catenelle, 3 maglie alte, scusate, 2 catenelle e 3 maglie alte. Dopodiché 5 catenelle, mi aggancio al primo archetto di 5 catenelle che trovo e faccio una maglia bassa. Poi di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, entro nell'archetto successivo e faccio la mia maglia bassa e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, entro nell'angolo e faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. E sostanzialmente questo è il modulo che dovete continuare a fare, quindi 2 catenelle, entro nell'angolino, 3 maglie alte,
procedete esattamente come le righe precedenti. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video. È un piccolo gesto per voi, ma per me significa tanto. 2, 3, 4, 5. Dopodiché vi segnalo che io adesso sto facendo questa sciarpa che secondo me con questo filato rende benissimo, perché è proprio una sfumatura adatta. Infatti quando in realtà ho prima visto il punto e poi quando ho visto questo filato ho pensato che questa sfumatura fosse perfetta. 3, 4, 5. Quindi vi lascio il link in descrizione, così potete replicare esattamente le stesse sfumature. Ecco qua, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e procediamo così fin quando non raggiungerete la misura che per voi va bene della sciarpa. Quindi può essere una sciarpa più corta oppure una sciarpa più tipo scialle, perché comunque questo punto si presta benissimo, è facile, è adatto ai principianti, è molto veloce da lavorare, non c'è bisogno di pensare tanto e appunto rende benissimo con queste sfumature. Quindi procedete semplicemente aumentando sempre questi 2, 3, 4, 5, questi archetti di catenelle. Vedete che pian piano si va a creare questa specie di V. Adesso io sono nella parte scura del filato, ma poi, come vedete, procederà con diverse sfumature. Ecco qua, vedete, proseguendo con la lavorazione andiamo a procedere con la creazione della sciarpa. È veramente molto versatile e molto semplice, ma di grande effetto. Grazie per avermi seguita e buona giornata. Ciao!